Reinatis arriverà in Occidente. Questa notizia è giunta dopo poche ore dal trailer del 26 febbraio. A distribuire Reinatis in lingua inglese sarà Nice America quest'autunno. All'annuncio sono seguiti l'apertura del sito in lingua inglese, una pagina Steam e una comunicazione di una diretta streaming con parte del cast di Reinatis. Questa diretta si è tenuta il 2 marzo alle 19 giapponesi, quindi alle 11 italiane, ed avrebbe fornito notizie e nuove scene di gameplay. Più tardi nel video analizzeremo questo streaming. Il sito in inglese mostra alcune immagini con le descrizioni tradotte, come la prima che recita "Libera il tuo mondo". Il resto della descrizione del gioco è basilare rispetto alla controparte giapponese. Tutte le informazioni tradotte dal sito giapponese sono molte di più rispetto a quel che troviamo qui. Infatti sul sito possiamo leggere solo una piccola descrizione riguardante Shibuya e i personaggi giocabili, le piattaforme disponibili, la presenza di una Deluxe Edition che sarà disponibile in futuro, le persone chiavi dietro a questo progetto. Da qui direi di spostarci sulla pagina Steam di Reinatis. Si rimane quasi esterefatti che su Steam vengono riportate più informazioni riguardanti la storia. Un'informazione aggiuntiva che possiamo trovare sulla pagina Steam di Reinatis è il supporto alle lingue. Il gioco non prevede la lingua italiana. La lingua inglese, invece, sarà presente solo in forma testuale. Questo significa che i personaggi verranno doppiati solo in giapponese. Probabilmente questa scelta è un metodo per abbattere i costi ed è probabile che Furious veda le persone fuori dal Giappone interessate a Reinatis come giocatori che acquisteranno il videogioco a prescindere dal doppiaggio. Andiamo al live stream. Veniamo accolti da Chiaki Kobayashi, Akari Kito e Asaki Yukawa, rispettivamente i doppiatori di Marin, Sari e Nika. Viene mostrato il trailer del 26 febbraio e, subito dopo, si unisce al live stream anche il direttore di Reinatis, Takumi Inoue. In sovraimpressione è presente un messaggio che invita a postare su X, l'ex Twitter, per messaggi a favore di Reinatis e possibili domande da porre durante lo streaming. Inoltre comunicano che daranno dei poster dei personaggi con gli autografi dei doppiatori. Yukawa, Kito, Kobayashi ed Inoue parlano di diversi personaggi e fazioni presenti in Reinatis. Le informazioni alle loro spalle sono facilmente reperibili dal sito giapponese. Vengono mostrati alcuni luoghi di Shibuya presenti nel gioco: Miyashita Park, Shibuchika e Shibuya Stream. Successivamente vediamo 4 immagini di luoghi che appartengono ad Another, la dimensione magica presente nel mondo di Reinatis. Vediamo un mare di notte, una landa desolata, un bosco e una città. Dopo ci vengono mostrate anche gli interni di diversi edifici, tra i quali una chiesa. Viene specificato che la modalità soppressione porta anche il nome di Hoodie System. Ricordiamo le differenze tra la modalità soppressione e liberazione. In combattimento, la modalità soppressione sarà utile per schivare con facilità i colpi dei nemici, mentre in modalità liberazione si potrà attaccare senza sosta. Nell'esplorazione, invece, la modalità soppressione è quella consigliata, visto che se si entrerà in modalità liberazione c'è il rischio di allarmare i comuni cittadini. Ricordiamo che nel mondo normale di Reinatis i maghi e la magia sono un tabù e c'è una forza d'ordine, il MEA, che si occupa proprio di compromettere i maghi. Passiamo ora ad Inoue che ci mostra il gameplay di Reinatis. Controlla Sari nel bel mezzo di Shibuya, nel distretto di Dogenzaka. Leggiamo in alto a destra la missione principale: esplorare Shibuya. Capiamo facilmente che si tratta della versione per Nintendo Switch del videogioco perché, in basso a destra, vediamo le icone dei pulsanti più e ZR che servono per richiamare il menu di gioco
e per mostrare la mappa completa del gioco, mostrata in miniatura proprio sopra le icone dei pulsanti. Inobe passa dalla modalità soppressione a quella di liberazione di Sari e possiamo subito vedere gli NPC del gioco non reagire. È facile dedurre che Sari, essendo un membro del MEA, non desta sospetti usando la magia per garantire ordine pubblico. Vediamo che Inobe raccoglie un oggetto per dopo avvicinarsi al Shibuya 109. La mappa del gioco verrà divisa in piccole sezioni, infatti si potrà procedere da una zona all'altra avvicinandosi a quel che di fatto sarebbero zone di caricamento che si attraversano mantenendo premuto il pulsante X sulla Nintendo Switch. Inobe procede verso Dogenzaka Koji e vediamo le somiglianze con la controparte reale. Ritorna indietro verso lo Shibuya 109 per dirigersi verso Center Street. Proprio a Center Street ecco che fluttua una sorta di distorsione che sarebbe una zona di transizione verso la foresta di Dominus. Molto probabilmente si tratta della foresta che abbiamo visto nel mondo Another. Ma al momento si rimane sempre a Shibuya e si cambia zona, Spain-Zaka Slope o Spanish Hill, una via in salita che richiama molto lo stile dei paesini spagnoli. Vicino ad una distorsione compare la scritta incantesimo non ancora imparato. Ora non sappiamo ancora se questa distorsione teletrasporterà il personaggio in un'altra zona, come faceva la distorsione vista a Center Street, modificherà l'ambiente circostante o si tratta di altro. Breve stacco dove il gameplay si interrompe e i doppiatori intrattengono un po'. Questo stacco serve per far ricominciare a giocare Inobe, questa volta con Marin, nella dimensione Another. Vediamo che nel party di gioco c'è anche Nika. Entrambi sono in modalità soppressione all'interno di una foresta. Vediamo un portale e, in alto a destra, l'obiettivo della missione, esplorare la foresta di Dominus. Quindi sì, il portale che vediamo sarà collegato a Center Street. Un'altra caratteristica è la presenza di due icone a sinistra dello schermo. Facile dedurre che con il tasto su della croce direzionale si potrà entrare in modalità liberazione. Marin va proprio in modalità liberazione e lo vediamo subito con uno spadone tipico degli JRPG, anche i suoi vestiti cambiano. Proseguendo, ecco che fanno la loro comparsa delle creature ostili. Inobe fa rimanere Marin in modalità soppressione e ci mostra l'UD System. Quando un colpo nemico è in procinto di raggiungere Marin, il tempo viene rallentato, garantendo l'opportunità di una schivata molto più facile. Le schivate sembrano contare per le combo. Mentre si utilizza l'UD System, ci si può avvicinare di soppiatto ai nemici e colpirli in maniera tale da scaraventarli via, rigenerando anche la barra degli MP. Gli MP sembrano essenziali per entrare in modalità liberazione e colpire i nemici. Questo garantirebbe un equilibrio tra attacco e schivata. A fine battaglia compaiono delle statistiche che informano il giocatore del tempo impiegato nel combattimento, del numero di danni effettuato e ricevuto, del numero massimo di colpi eseguiti in una combo, delle valutazioni e delle altre voci. Inobe switcha da Marin a Nika ed apre un portone. Entra in una nuova area di battaglia.
In sovraimpressione compare un messaggio che ci informa della possibilità di abbandonare un combattimento allontanandosi dall'area dello scontro. Vediamo Nika sia in modalità soppressione che liberazione e, in più, evoca una specie di spirito gufo che attacca i nemici. Continuando nella foresta di Dominus, Inoue ci mostra un combattimento nel quale alterna l'uso di Marin e Nika. Il gameplay si conclude quando sembra sopraggiungere un bug che mostra lo schermo completamente bianco. Lo streaming continua dopo il gameplay e ci vengono mostrate delle fragole giganti di Fruit e Parlor, un locale di Shibuya presente anche nel gioco. Al 95% credo che sia uno sponsor del live streaming e del gioco. Dopo ci mostrano una busta che sembrerebbe trattarsi di uno di quei pasti precotti. Dopo questa pubblicità tutto si trasforma in un quiz show a tema Shibuya, dove Inoue, il conduttore, e Kobayashi, Kito e Yukawa sono i partecipanti. La prima domanda tratta di un piatto taiwanese che sembra possibile acquistare nel gioco. I tre doppiatori sembrano non avere la minima idea e chiedono un indizio. Ad indovinare alla fine è Kobayashi. La seconda domanda riguarda un negozio di ramen presente a Spain Hill, che hanno mostrato anche nel gameplay di poco fa. Sembra che la domanda riguardi il tipo di ramen nel quale il negozio è specializzato. La terza domanda riguarda un ristorante a Dogenzaka Kochi specializzato negli spaghetti. Qui abbiamo un grande momento dove sentiamo dei giapponesi dire tutti i piatti italiani e non che loro conoscono e presentano degli spaghetti. Non capisco la risposta, ma l'indizio sembra essere pink, quindi rosa. Non ho la minima idea di cosa sia. Quarta domanda che riguarda uno degli sponsor visti prima, quello delle fragole giganti. Viene chiesto in quale periodo storico giapponese è stato fondato il locale Fruits and Parlor. La risposta è nel periodo Meiji, quindi tra il 1868 e il 1912. Questo locale sarà presente anche in Renatis. A sbagliare questa domanda è solo Kito. Quinta domanda. È praticamente un trova l'intruso. Viene chiesto quale tra le 4 località elencate non si trova a Shibuya. La risposta è la numero 3. Sesta domanda. Qual è la forma di Shibuya? Rispondono tutti bene scegliendo la numero 1. Passiamo all'ultima fase del live stream. I doppiatori elencano le diverse edizioni e i DLC del gioco. Inoltre viene annunciato che un video riguardante la colonna sonora verrà caricato lunedì 4 marzo. Una sorta di teaser che fa credere la presenza di Reinatis ad un evento che si terrà a fine marzo. Il contest per vincere dei poster autografati che si terrà su X. Ed infine, sempre su X, il profilo di Reinatis caricherà delle vignette in stile manga inerenti a Reinatis. A seguito di questa comunicazione, i 3 doppiatori ed Inoue ci salutano e lo streaming si conclude riproponendo il trailer del 26 febbraio.